appena vanno via tutti questi problemi di impossibilità, vorrei viaggiare e conoscere tutta l'Inghilterra. Te la faccio conoscere io, Raffaella, non ti preoccupare. Quindi tu pensi che qui in Italia non avresti avuto le stesse opportunità che hai trovato lì in Inghilterra? Esatto, no, probabilmente no, assolutamente. Ho sbucciato le patate, ho sbucciato le carote. Io per un mese, pensa, non potevo vedere le carote. Io dico una cosa, che ci vuole molto coraggio a partire, ma ci vuole anche molto coraggio per rimanere in Italia. Live con Philip Baglini Holland, o sei nei tuoi studi della tua radio lì in Londra? Sì, vi ho voluto accogliere e ricambiare un po' la gentilezza che mi avete fatto accogliendovi nei nostri studi qui di Londra, di London One Radio, la radio italiana in UK, come no? Cioè, Da quanti anni vivi in Inghilterra? sommando tutto sono circa 26 anni, ho fatto molte cose, ma guarda, come tutti gli italiani che poi vengano qua a Londra, si riboccano le maniche e si mettono a lavorare. Non ho fatto subito la radio, lo studio che vedete, ma ho iniziato dal basso. E allora ho iniziato a fare la ristorazione, quindi dalla cucina, poi in sala, agenti di sicurezza, e poi piano piano ho iniziato a fondare l'azienda. Sì, questo è stato un po' in sintesi il percorso. Le difficoltà, ecco, ci sono state molte difficoltà, no? Per arrivare al punto dove sei oggi. Innanzitutto ho dovuto educare le persone a cosa voleva dire avere una radio italiana a Londra. Un altro ostacolo è stato, per esempio, avere uno studio, iniziare a capire dove poter creare e riprodurre la mia idea in uno studio radiofonico. Inizialmente non era quello che vedete, ma era, lo dico con molto anche orgoglio, è a casa mia. Quindi pensa, la mia prima intervista è stata fatta al maestro Ennio Morricone, ma io mi trovavo all'interno di un armadio dell'Ikea, con i vestiti mi facevano da foam, da isolanti, e da lì ho iniziato a intervistare i primi ospiti, e qualche volta quando spengevo la luce la sera dicevo: ma starò facendo la cosa giusta? Sarà questo veramente il mio futuro? Perché hai lasciato l'Italia? Ho lasciato l'Italia per un semplice motivo, perché probabilmente avevo questo sogno, questa idea di fare un qualcosa di mio, e all'epoca, ora non so, sinceramente lo dico, manco da parecchio tempo, non so se l'Italia oggi ha fatto dei passi avanti. Da quello che mi risuona, no, però bisogna vedere quali settori. Ecco, in quel momento probabilmente se io avessi voluto fare l'azienda in Italia non sarebbe stato possibile, per tutta una serie di problematiche che in quel momento aveva l'Italia. Ecco. Quindi tu pensi che qui in Italia non avresti avuto le stesse opportunità che hai trovato lì in Inghilterra? Esatto, no, probabilmente no, assolutamente no, perché provai un po' a bussare a qualche porta, ma la risposta fu negativa. Negativa. Sì, della serie mettiti in fila, classiche frasi di che parti tu è tuo padre. Però c'è una cosa da dire, che alla fine della fiera comunque tu hai dovuto lasciare la tua terra, Sì. I tuoi ricordi, le persone che amavi e che ami, nonostante tu Certo. stia vivendo la tua vita lontano, e quindi vorrei un pochettino entrare nel cuore di questo italiano che va via. Io ho lasciato per esempio 2 genitori anziani, strada facendo uno di questi mi ha lasciato, ora c'ho mia madre che ovviamente è ancora più anziana di quanto l'avessi lasciata 26 anni fa, però io amo anche l'Inghilterra che mi ha dato la possibilità, quindi come posso dire, c'ho le radici, i miei piedi sono in Italia, però tutto il corpo e le mani che hanno abbracciato il sogno sono in Inghilterra. Io dico una cosa, che ci vuole molto coraggio a partire, ma ci vuole anche molto coraggio per rimanere in Italia. Io vedo che comunque il tuo ormai è un amore come se fosse una famiglia allargata, no? Comunque Sì, tu bravo. continui ad amare l'Italia, Sì. ma hai aggiunto all'Italia anche l'Inghilterra. Esatto. Quindi è una famiglia allargata per te.
Sì. Parlavi di personaggi poco fa, ma c'è stata una persona in realtà, una donna, che credo che abbia segnato anche un po' la tua di carriera, perché ha segnato le carriere un po' di tutti quelli che ha toccato o che ha sfiorato. Io vorrei farti ascoltare questa piccola clip e poi dopo la commentiamo insieme. Che ne dici? Grazie, una sorpresa, grazie. Volevo esserci di più in Inghilterra, ma poi per una serie di circostanze ho cominciato a fare la televisione e quindi non potevo più fare la promozione discografica. Ma io veramente amo moltissimo Londra, conosco poco l'Inghilterra, ma se appena vanno via tutti questi problemi di impossibilità, vorrei viaggiare e conoscere tutta l'Inghilterra. Te la faccio conoscere io, Raffaella, non ti preoccupare. Guarda, smetto di lavorare, ti accompagno dal nord al sud e dove ti pare. La mitica Raffaella Carrà. Mi ha fatto emozionare. Devo dire che risentire quell'intervista è veramente un'emozione forte, perché veramente Raffaella sarebbe venuta. Lo so. Anche dopo l'intervista rimasi insieme a lei così a parlare al telefono, disse: ma io da giovane sono venuta, però poi devo ritornare, dai Phil, ci organizziamo, quindi e invece poi quando ci ha lasciato veramente mi ha crollato il mondo addosso, perché insomma sono quelle cose che fanno parte di questa radio. Lei era una diva che non si comportava da diva. Da diva, come le grandi, vedi, come le grandi. Qual è invece il tuo prossimo ospite, non programmato, un personaggio che tu vorresti intervistare? Giovanotti Oh. e Maria De Filippi. Ah, dai. Sì, perché Maria. dall'uno ci prenderei una creatività immensa, una gioia, una felicità che è Giovanotti, e da Maria De Filippi ci vorrei carpire tutta la sua professionalità e anche la sua umanità. Vorrei loro, ma poi ce ne sarebbero anche tanti altri, vorrei Boris Johnson per esempio, gli tirerei qualche orecchio, anzi tutti e due le tirerei. Chiamami che arrivo anch'io. Boris, arrivo anch'io. Dove vi possiamo ascoltare, come, quando, tutto. In Italia ci ascoltano appunto dall'app, dal sito e anche su CarPlay, quindi anche in macchina ci possono ascoltare in Inghilterra o dall'Italia. E poi tra qualche mese, non voglio dirlo poi perché non vorrei poi che non succedesse, c'è questo progetto, e è un progetto molto bello e ambizioso, che è di andare in DAB e saremo la prima radio italiana in DAB dal Regno Unito. Prima di concludere questa intervista, Phil, io vorrei chiederti se c'è qualcos'altro che tu vorresti aggiungere a questa intervista che non ti ho chiesto. Se ci sono degli italiani all'ascolto e vogliono venire in questo paese o andare fuori dall'Italia, io mi sento di dire provateci, venite o in Inghilterra o in altri posti, provate e portate soprattutto con voi nella valigia la creatività e la vostra italianità. Ma anche chi dice ma io non ho soldi per affrontare un viaggio, io mi ricordo che ho venduto per esempio la 500, avevo la 126, la mia macchina l'ho venduta, avevo 3 chitarre, ho venduto una chitarra e con quello mi sono comprato il biglietto, ho sbucciato le patate, ho sbucciato le carote. Io per un mese, pensa, non potevo vedere le carote, io non ho mangiato e non potevo vedere le carote perché avevo queste mani arancioni a forza di sbucciare le carote, e venivo da un ambiente completamente diverso che era il CERN di Ginevra. Quindi bisogna mettersi in gioco, bisogna ripartire da capo, però se uno ha già le scarpe ben consumate, da aver già fatto un cammino in Italia, io con un sogno, con un progetto, secondo me si supera tutto con il nostro sorriso italiano, sicuro. Phil, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. L'intervista termina qui e io volevo ringraziarti per essere come sei, per aver investito così tanto nei tuoi sogni, averci creduto fino in fondo ed essere uno degli italiani che ci rende orgogliosi di essere italiani anche all'estero. Grazie mille. Sono orgoglioso di poter rappresentare l'Italia all'estero, grazie davvero. E grazie anche a voi per averci seguito e noi come sempre ci vediamo la prossima settimana con una nuova intervista, un nuovo ospite sempre qui su Libero TV. Take care.